La Basilica della Natività è certamente un luogo straordinario, un luogo a cui dobbiamo l'inizio, la datazione della nostra storia, un luogo voluto all'inizio del IV secolo da Costantino e dalla regina Elena, che vollero costruire tra Roma e la Palestina delle grandi chiese. La Basilica è certamente fatta per suscitare meraviglia nei confronti dell'evento più meraviglioso della storia, l'incarnazione di Dio. E la Basilica doveva appunto suscitare questo stupore che c'è documentato da un pellegrino eccezionale, Sofronio, che all'inizio del VII secolo, entrando, resta letteralmente scioccato e compone questi versi bellissimi che abbiamo messo in mostra, in cui racconta lo stupore di fronte a quello che vede, alla meraviglia dei marmi, degli ori, dei mosaici, e termina dicendo una frase che fa eco al titolo del meeting: è per l'abilità dell'arte che vi risplende lo splendore dei cieli. Dalla meraviglia al sublime. Il restauro ci ha restituito le meraviglie artistiche della Natività. Infatti, anche se il tempo, la decadenza della Basilica ci ha privato dell'interezza dei cicli musivi, dei cicli pittorici o scultorei, i frammenti che abbiamo, gli ampi frammenti che abbiamo, ci consentono, ora che sono restaurati, di immaginare l'esperienza che potevano fare i pellegrini medievali. Quali sono le meraviglie artistiche della Natività? Innanzitutto il grande mosaico pavimentale. Questa è una forse delle acquisizioni più belle del restauro, che occupava tutta la navata centrale e che è un tappeto in cui sembra celebrarsi la bellezza della creazione per la varietà dei colori e anche per il contenuto iconografico, tra cui troviamo decorazioni geometriche o floreali, melograne, carciofi, foglie d'acanto, insieme a zucche o a nodi di Salomone. È come se il piano della Basilica fosse la creazione che è di nuovo benedetta perché Dio è venuta ad abitarla. Sul piano della creazione, sul piano del pavimento, si alzano le pareti della storia della redenzione. E qui c'era un grande ciclo musivo di oltre 2000 metri quadri, di cui restano soltanto 130 metri quadri. Eppure abbiamo descrizioni che ci consentono di immaginare come doveva essere questo ciclo. Si partiva dalla controfacciata dove da un Adamo dormiente germinava l'albero della storia della salvezza, si proseguiva nella prima fascia di mosaici proprio sopra le colonne con le genealogie di Cristo secondo i Vangeli di Luca e Matteo. Erano rappresentati tutti i progenitori di Cristo in questa serie infinita di parti che ha portato al parto, che è il senso di tutta la storia, il parto della Vergine che avviene nella grotta. Alla grotta guidavano tra le finestre, nella parte alta della navata, anche 24 angeli, ne restano 7. Sono angeli bellissimi che sembrano aver appena terminato il volo. Si stagliano su un fondo d'oro, ma i loro piedi già danzano per terra. Betlemme è il luogo in cui terra e cielo si sono definitivamente toccati. Sopra la grotta, nella parte dei transetti, invece i mosaici raccontavano la vita di quel bambino diventato grande, la vita di Gesù. Restano alcune di queste storie. Cito per esempio la bellissima incredulità di Tommaso e l'entrata in Gerusalemme. Nella navata c'era una terza fascia di storie, mediana tra i progenitori e gli angeli.
Una fascia che sicuramente è nuova, almeno per noi occidentali, la fascia che racconta la storia della Chiesa attraverso la storia dei concili e dei sinodi provinciali. Ci sono queste città, Antiochia, Nicea, Costantinopoli, che sono sommariamente rappresentate con al centro l'iscrizione che rappresenta la definizione dogmatica data da quel concilio. È molto interessante, è come dire la Chiesa nel suo cammino nel tempo prende coscienza della verità in cui crede e dell'amore che la domina e la prende rispondendo alle eresie o rispondendo alle prove attraverso le quali deve passare. Questi mosaici noi sappiamo da un'iscrizione del 1169 che furono voluti sia dall'imperatore di Costantinopoli che dal re latino di Gerusalemme. Questo è molto interessante perché 2 secoli dopo lo scisma che ha dolorosamente diviso la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica, il mondo cattolico e ortodosso insieme realizzano questo ciclo per esprimere la loro fede e si affidano anche a maestranze probabilmente sia greche che latine. Abbiamo l'iscrizione che ci documenta un maestro Efrem e un maestro Basilius, probabilmente i 2 capi delle 2 grandi botteghe che lavoravano ai mosaici. E i mosaici hanno la bellezza, la varietà, la vivacità delle 2 tradizioni, della tradizione latina e della tradizione greca. Il restauro ci ha fatto anche apprezzare l'incredibile varietà di colori e di pietre usate per questi mosaici. Troviamo tessere lapidee con vari materiali, tessere a pasta vitrea colorata, tessere con lamina d'oro e anche tantissime con lamina d'argento e poi grandi inserzioni di madreperla, insomma una festa di colori fatta anche con una festa di materiali che tra l'altro vengono inclinati sulle malte in modo da favorire il riflesso dei raggi solari. Una cosa che a me ha colpito molto è che la dimensione delle tessere usata per gli incarnati è molto più minuta di quella delle altre tessere, come se i mosaicisti avessero voluto sottolineare la preziosità della nostra carne nel luogo in cui Dio ha preso la nostra carne. Il restauro ha inoltre riportato alla luce sulle colonne le immagini di santi sicuramente commissionate dai pellegrini che andavano a Betlemme, santi che rappresentano tutte le parti della cristianità, santi orientali stanno insieme a Sant'Olaf di Norvegia o a San Cataldo di Taranto, come a documentare tutto il mondo che nei secoli è andato pellegrino a Betlemme. Al 1227 risale l'altro gioiello restituito dal restauro, la porta armena, che ha una duplice iscrizione in arabo e in armeno che invita i musulmani e i cristiani che entrano a rendere lode a Dio. Anche questo è sorprendente, 8 secoli fa un gesto così ecumenico sulla porta della basilica. La mostra ripercorre tutta la storia della basilica appoggiandosi agli occhi dei pellegrini che nei secoli l'hanno visitata. Ogni step della storia è accompagnato dalle testimonianze dei pellegrini, così che il visitatore reale o virtuale si accorgerà, visitando la mostra, che lui è l'ultimo pellegrino, quello che entra ora nella Basilica Betlemme. E infatti la mostra si conclude con un grande video, abbastanza anche lungo, che vuole restituirci le meraviglie della Natività dopo il restauro.